Benvenuto o ben ritrovati a tutti ragazzi in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto, video a sorpresa, chiamiamolo così, non l'avevo programmato, però dal momento che stamane mi è stato consegnato finalmente il pacco che aspettavo da diverse settimane, però il mese di agosto non riesco a provarlo sul campo, quindi per quanto riguarda la parte diciamo pratica, tutti i backstage rimandiamo a settembre. Nel video di oggi però faremo un unboxing un po' particolare di questo Godos R200. Ovviamente non ci limitiamo solo ad aprire la scatola, ne parleremo, vediamo le prime impressioni che mi darà, ve le dirò. Vi farò vedere anche alcuni accessori molto interessanti che possiamo abbinare a questo Godos R200. Ricordo velocemente che per utilizzare questa ring light hai bisogno della D200 Pro oppure della D200 normale. Ok ragazzi, in questo video ti parlerò anche di un nuovo flash piccolino retro vintage che ha rilasciato proprio in questi giorni la Godos. Sto parlando del Lux Junior, che ve ne parlerò proprio a fine video, quindi seguimi con attenzione, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video che caricherò, che sicuramente ci saranno dei backstage molto interessanti dove proveremo proprio questa nuova luce, questo nuovo flash di Godos sia in camera che off camera. Però continuiamo prima con la D200, perché giustamente adesso non vi farò la recensione di questo flash, ne abbiamo parlato tantissimo, però facciamo solo un passo indietro per chi è nuovo. La D200, un flash rilasciato da Godos nel 2017, io l'ho utilizzato moltissimo, praticamente sempre fino al 2020. Quindi detto questo, innanzitutto esiste la D200 e la D200 Pro. Le differenze sono minime, però sono importanti, perché qui abbiamo una temperatura del colore più stabile, abbiamo una durata del lampo maggiore rispetto alla D200. Ok, quindi se vuoi risparmiare qualcosina prendi la D200, la prima versione, però ti consiglio di spendere quei pochi euro che ci sono rispetto alla D200 e ti prendi il Pro e siamo a posto. Come ben sai, nella D200 abbiamo la possibilità di cambiare le teste, la classica testa Fresnel, la classica testa che troviamo negli Speedlight, anche se qui abbiamo una parabola fissa a 35 mm. Sinceramente l'ho utilizzata pochissimo, la testa che ho utilizzato di più è la classica testa a bulbo, che mi permette proprio di riempire al massimo il mio modificatore che sto utilizzando. Poi esiste anche una testa con dei LED che non la conosco, non l'ho mai presa in considerazione. Un'altra testa che avevo deciso di acquistare anni fa è la testa tonda, ok? Anche qui non abbiamo la possibilità di modificare la parabola come nella testa tonda del V1. È una testa che sinceramente non ho utilizzato quasi mai, ok? Qui lo stai vedendo collegata alla D200 Pro con la prolunga che ti permette di ridurre i danni in caso di caduta. Come mi è successo a me con la D200 Pro, come vedete è caduto, si è rotto, è ancora funzionante perché il display non si legge, però dal momento che lo utilizziamo off camera facciamo tutto tramite trigger. A questo punto vediamo il contenuto della confezione dell'R200. Ok ragazzi, cosa molto importante, ti ricordo che per far funzionare questo nuovo accessorio per la D200 hai proprio bisogno della D200, la D200 Pro, molto importante questo. Allora, contenuto della scatola, beh, innanzitutto ti faccio anche vedere cosa elencano come cose importanti nella confezione, i classici 200 watt che possiede proprio la D200, abbiamo anche una luce pilota da 10 watt, luce LED, ci dicono che abbiamo una catch light decisamente interessante e avremo delle ombre decisamente morbide, e questo ovviamente lo andremo a scoprire nei prossimi video che ovviamente caricherò nel mio canale. Apriamo la confezione, qui ci elencano quello che c'è al suo interno, che adesso noi andremo a scoprirlo insieme. Allora, classiche istruzioni che possono tornarvi utili, le trovate ovviamente anche online nel sito di Godos, protezione. Allora, qui vediamo subito l'R200, come state vedendo, però prima di tirarlo fuori vi faccio vedere anche questa borsetta che
sicuramente se decidi di acquistare questo R200 la utilizzerai moltissimo. Io l'avevo già una simile di altre aziende che utilizzavo proprio con la prolunga che ti ho fatto vedere prima. Molto utile sia se lo utilizzi off camera che in camera. Ovviamente la utilizzerai proprio di più quando utilizzerai proprio l'R200 montato nella tua fotocamera. Semplicemente dovrai togliere la testa che utilizzi di solito, ovviamente collegherai l'R200 qui e lo infilerai qui dentro in questa classica borsetta, borsello, chiamalo un po' come vuoi. Avete capito che il funzionamento è questo, ok? Dopodiché ci mettiamo anche la tracolla, eccola qua, e lo possiamo utilizzare come un classico borsello, quindi la fatica è decisamente inferiore. Dopodiché tiriamo fuori ovviamente il succo di questa confezione che è l'R200, eccolo qui, un diametro di poco meno di 19 cm se ricordo bene. Ovviamente abbiamo il flash all'interno e anche i LED, eccolo qua. Abbiamo anche una prolunga che ci permetterà proprio di collegarlo alla D200, ok? Dopo ovviamente andremo a vederlo fissato proprio alla nostra fotocamera, e per attaccarlo alla fotocamera ci danno anche degli accessori che adesso andiamo ad estrarre se ce la facciamo, che sono ovviamente in metallo. Ovviamente questo accessorio, essendo decisamente robusto, più il nostro R200 che pesa già lui 640 grammi, quindi di più di un classico Speedlite, è un altro supporto che dopo andremo a scoprire cosa serve, anche perché è la prima volta, ragazzi, che apro questo R200. Altro non c'è, quindi non ci resta che installarlo nella nostra fotocamera. A questo punto, ragazzi, vediamo come ho fatto a installare l'R200 nella mia EOS R. Operazione decisamente molto semplice, ho perso 5 minuti, sono tanti, però è stata la prima volta. Sicuramente la prossima volta che utilizzerò l'R200 perderò molto meno tempo. È un'operazione molto semplice, facile, e adesso ve la spiegherò. Però prima di spiegarvi come si installa l'R200 nella nostra fotocamera, vi dico che possiamo utilizzare questo R200 anche off camera, cosa che farò molto di più sinceramente, e per farlo non abbiamo bisogno di acquistare bracket speciali, utilizziamo sempre questo che ci danno in dotazione, perché sotto abbiamo due fori, uno da 1/4 e uno da 1/8, ok? E se vogliamo utilizzare anche magari delle ombrelle con questo accessorio che ci danno in dotazione possiamo farlo, va fissato direttamente all'R200, possiamo infilarci l'ombrella e la fissiamo con questa vite a farfalla. Un'altra cosa molto importante, io ho inserito il mio 35 mm RF nella EOS R come prima prova, proprio perché è l'obiettivo più compatto che utilizzo. Non è un grandangolo spinto, però sembra un grandangolo. Avevo paura che installandolo in questa maniera, come vedete, non ho potuto inserirlo del tutto, se no non avevo più la possibilità di impugnare bene la EOS R, ho dovuto tenerlo un po' fuori, l'R200 entrasse nella foto i bordi, però ho visto che questo problema non sussiste e quindi posso tenerlo tranquillamente anche un pelino più fuori e impugnare al meglio la fotocamera, dal momento che, ricordo, abbiamo decisamente un peso abbastanza importante, perché abbiamo 650 grammi dell'R200, abbiamo il peso dell'obiettivo, il bracket che è in ferro, la fotocamera, e tutto questo fa decisamente avere tra le mani un peso decisamente importante, che se lo utilizziamo per diverse ore ovviamente fa stancare il nostro braccio, e quindi è meglio avere un'impugnatura decisamente buona, ok ragazzi? Quindi detto questo, vediamo velocemente come si fa a installare la fotocamera. Con questo bracket andiamo a togliere innanzitutto la EOS R. Ricordo che per utilizzare l'R200 con la D200 abbiamo sempre bisogno del trigger. Io sto utilizzando l'X2T, si può utilizzare anche l'X1 oppure l'X Pro, ok? Sono tutti compatibili con la D200. Allora, innanzitutto questo bracket ha questa vite da 1/4 che serve proprio per fissare la nostra fotocamera, ok? E come vedete scorre come uno slider da destra a sinistra, proprio perché avremo la possibilità di regolare perfettamente con il for del nostro R200. Per fissare l'R200 a questo bracket abbiamo
due viti a farfalla che sono in dotazione, andremo a fissarlo proprio in questo bracket e possiamo ovviamente, una volta che le abbiamo allentate un po', regolare anche l'altezza in base alla nostra fotocamera. Abbiamo altre due viti a farfalla che serviranno, come vi dicevo, per regolare l'inclinazione. Questa operazione la faremo solamente quando utilizziamo l'R200 ovviamente sullo stativo. Altra regolazione molto importante è quella della profondità. Abbiamo sempre due viti a farfalla in base all'obiettivo che stiamo utilizzando. Se ad esempio come me utilizzate un 35 mm decisamente corto, non servirà allungarlo tantissimo. Se utilizziamo ad esempio un 200 mm o un 135 mm, sicuramente dovremmo aprirlo al massimo. Quindi una volta che abbiamo inserito la nostra fotocamera, stringiamo bene le viti e come vedete questa operazione è molto semplice. Ok ragazzi, il cavo ovviamente va collegato con la presa particolare della D200. Siamo pronti a utilizzare questo R200. In questo punto ragazzi parliamo di prezzi e di accessori. Allora, questa non è una recensione, voglio ricordarlo, è solo un primo impatto con questo flash. La recensione è quella dove vi dirò ovviamente come si comporta questo R200, la vedremo nei video a seguire dopo averlo ovviamente testato all'aperto, indoor, insomma prima voglio utilizzarlo un po'. Per quanto riguarda gli accessori, allora so che ne devono uscire, specialmente è già uscito questo riflettore che la Godos mi ha mandato, non è a corredo, quindi dobbiamo acquistarlo separatamente. So che è disponibile anche una combo dove con una borsa particolare è possibile avere l'R200 proprio con questo nuovo riflettore. Ok, il prezzo non lo conosco, conosco il prezzo dell'R200 attualmente venduto negli Stati Uniti che è di $279, quindi presumo che su Amazon in Italia appena sarà disponibile il prezzo si aggirerà attorno ai 260 euro. Ok, comunque vi lascio tutti i link aggiornati sotto nella descrizione o al più tardi nel prossimo video dove parleremo dell'R200. Devono uscire anche delle gelatine colorate che sicuramente potranno tornare utili, specialmente per correggere la temperatura colore, cosa che mi farebbe molto comodo avere con questo flash. Appena ovviamente entrerò in possesso ve ne parlerò. Per oggi vi parlo di questo accessorio, questo riflettore in metallo che praticamente fa diventare l'R200 anche un beauty dish. Come vedete è già installata questa griglia che è decisamente molto comoda se dobbiamo utilizzarlo in studio. Si fissa con delle clip e l'operazione è molto facile e veloce. Ok, adesso la togliamo così vi faccio vedere questo riflettore costruito decisamente molto bene, è abbastanza pesantuccio, però è in metallo e quindi il peso ci sta. Per installare l'R200, allora innanzitutto abbiamo due gommini in plastica dove dobbiamo ovviamente infilare l'R200 e abbiamo a disposizione anche una vite, questa rotellina, che una volta che avremo inserito l'R200 proprio su questo riflettore, inseriamo la vite, la stringiamo e come vedete molto velocemente siamo pronti a utilizzare l'R200 con questo riflettore. Bene ragazzi, il primo episodio dedicato al R200, questo accessorio che possiamo attaccare al nostro D200, termina qui. Come dicevo usciranno altri video, quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attiva la campanellina così YouTube ti avvisa e lasciami un like se ti va, che aiuta il sottoscritto a portare contenuti con backstage, e se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Dunque, per concludere, due paroline anche su questo flash portatile retro vintage che ha rilasciato la Godos, che in realtà ne ha rilasciati due. Ha rilasciato il Lux Junior, che è quello che ti farò vedere adesso, e anche il Lux Senior. Il Senior è un po' più grande, più potente e anche di particolare che ha la classico riflettore in stile anni 50-60, molto bello per gli appassionati.
Al suo interno troveremo il flash Lux Junior, quello che io ho già installato nella mia Canon, una custodia in velluto e un cavetto, ok, nient'altro. Allora, la cosa più importante che devo dirti innanzitutto è che non devi preoccuparti di scegliere il modello per la tua fotocamera, quindi se hai Sony non devi preoccuparti che sia per Sony, se hai Olympus stessa cosa, perché questo funziona su qualsiasi fotocamera dal momento che abbiamo un solo pin, quello centrale, quindi funziona in modalità totalmente manuale, quindi non abbiamo TTL e non abbiamo iSync, quindi dovrai scattare sotto il tempo sincro della tua macchina fotografica. Come vedi è molto compatto, piccolino, questo sta nella mia mano, tascabile, pesa 138 grammi se ricordo bene, escluse le batterie, funziona con 2 batterie AAA. Nella parte frontale ovviamente abbiamo il flash, non abbiamo lo zoom. Parte superiore innanzitutto abbiamo questa similpelle con questa texture molto carina che richiama tra l'altro le texture che utilizza la Canon. Abbiamo il sensore per gli infrarossi se lo utilizziamo in modalità slave, qui abbiamo il selettore S1 o S2 oppure disattivarlo. Abbiamo un LED che non è tanto vintage, però a noi serve molto perché innanzitutto ci dirà quando è rosso che non è carico, appena diventa verde vuol dire che possiamo lampeggiare e ovviamente utilizzarlo proprio come test se funziona tutto perfettamente. Ok ragazzi, parte laterale abbiamo l'entrata jack e la parte frontale è quella che interessa a noi. Abbiamo innanzitutto questo rotellone con le scritte che utilizziamo proprio i flash di una volta, ma a noi interessano solo le potenze che sono qui sopra fino a un minimo di un 64esimo. Dopo abbiamo un selettore che serve innanzitutto per accendere il flash, metterlo in modalità manuale, quindi la potenza la decidiamo noi, oppure in modalità automatica. La modalità automatica l'ho provata al volo, sembra funzionare abbastanza bene. Per quanto riguarda altre informazioni, allora numero guida 12, temperatura colore è di 6000, quindi un po' più alta del solito, e tutto sommato è un flash che vi posso consigliare, specialmente per chi, spegniamolo, non utilizza i flash. Può tornarvi utile in quelle situazioni dove magari non possedendo proprio uno speed light hai bisogno di più luce e questo può tornarti utile. Praticamente è un pop-up maggiorato. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi auguro buone ferie. Il prossimo video non lo so quando uscirà, non vi do una data perché al giorno d'oggi vedo che può uscire un video imprevisto giorno per giorno. Ok ragazzi, quindi grazie per aver guardato il video e alla prossima.